Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi andremo ad analizzare nel dettaglio una stampante 3D cinese, economica, ma con una grande area di stampa, ovvero 30 cm x 30 cm sul piano per 40 cm in altezza. Parliamo della Eriwan Finker SE. Tutt'oggi può contare su una community Facebook molto attiva che sicuramente faciliterà il vostro percorso di apprendimento su questa stampante. Non è una stampante 3D professionale, ma con qualche accorgimento e qualche upgrade stampa veramente molto bene. In questo video andremo inoltre a scoprire quali sono alcune delle caratteristiche che permettono alle stampanti 3D cinesi come la Finker SE di mantenere un prezzo così vantaggioso rispetto ad altre macchine ben più costose. Andiamo a vedere il cuore della stampante, ovvero la scheda elettronica. Per raggiungerla dovremo capovolgere la stampante e troveremo la scheda montata su un supporto in alluminio nero vicino allo schermo LCD. Dovremo quindi staccare i due cavetti dell'LCD che vanno alla scheda e poi svitare le due viti che mantengono il supporto in posizione. A questo punto avremo letteralmente la scheda in mano. Di fabbrica la stampante arriva con 4 driver TMC2208 che rendono questa stampante veramente silenziosa. Il processore montato sulla scheda è un Atmel 2560 che è lo stesso microprocessore montato sugli Arduino Mega. Vediamo infatti che questa è una scheda 8 bit basata su Arduino, perfetta per comandare una stampante di questo tipo. Smontando la scheda ho scoperto una cosa molto interessante che rappresenta un valore aggiunto per questa stampante, ovvero la possibilità di poter aggiungere un motore aggiuntivo per fare diventare questa stampante a doppia estrusura. Abbiamo quindi la possibilità anche di collegare un ulteriore sensore di temperatura e troviamo anche due porte libere per due ulteriori ventole. Sul fondo della scheda troviamo anche il connettore per collegare la scheda a un Raspberry Pi e comandare la stampante da remoto. La stampante arriva divisa in due parti ed è molto facile assemblarla seguendo le istruzioni ben fatte. Ci forniscono l'alimentatore e una scatola contenente un po' di plastica, un tubicino e alcune viti all'estrusore, delle pinzette, una chiave inglese e alcune brugole, una spatola, il supporto per la bobina, la staffa per montare l'asse Z, alcune clip per mantenere in posizione il piatto, l'altra staffa per montare l'asse Z, un cavo USB e una micro SD, e una cinghia di ricambio, un tubo di ricambio e l'ago per pulire l'ugello. Vediamo subito la prima caratteristica che permette a una stampante 3D cinese come la Finker SE di avere un prezzo così basso, ovvero il sistema di movimentazione degli assi, che come in questo caso è affidato a rotelle di plastica che scorrono sui profilati di alluminio. Le rotelle di plastica hanno un costo molto basso, ma richiedono una certa manutenzione, in quanto col tempo tendono a consumarsi e quindi fanno prendere un po' di gioco ai vari carrelli. A differenza invece di altre macchine che utilizzano guide lineari o barre lisce su cui scorrono cuscinetti, che quindi richiedono meno manutenzione a fronte di un costo iniziale molto più alto e anche della rumorosità, in quanto un cuscinetto a sfere è molto rumoroso, mentre le rotelle in plastica non emettono quasi nessun rumore. Quindi, ad esempio, questa stampante è adatta per un uso domestico per chi la utilizza in casa, mentre una stampante con guide lineari o cuscinetti a sfera è rivolta magari a un centro di prototipazione in cui lavorano diverse stampanti e in cui si punta sulla qualità di stampa e sulla durata della macchina. La Finker SE è una stampante 3D di tipo cartesiano, significa quindi che abbiamo un motore per l'asse Y, che è posto qua, abbiamo un motore per l'asse X, che muove il carrello dell'asse X, e poi troviamo due motori che trasmettono il moto tramite barre trapezoidali al carrello dell'asse Z, che permette all'estrusore di andare su e giù. Procediamo ora ad assemblare la stampante. Io per curiosità, prima di assemblare il tutto, voglio andare a controllare se l'asse Z scorre liberamente e non ha giochi e non ha bisogno che le rotelle vadano registrate
Per fare questo dobbiamo svitare le due barre trapezie. Dobbiamo con una brugola andare a svitare il supporto che collega l'albero motore con la barra trapezoidale. Una volta liberato l'albero motore dalla barra dobbiamo togliere i due cappucci di plastica superiori posti qua sopra per sfilare le barre. Basta ruotarla e farla svitare verso l'alto. Già solo svitando le barre notiamo subito la bassa qualità delle boccole su cui scorrono le barre trapezoidali, in quanto questa barra fa molta fatica a girare, mentre questa gira anche troppo liberamente e ha un sacco di gioco. Non ci servirà a svitare tutta la vite, che è una procedura un po' complicata, ma potremo semplicemente svitare le due brugoline che tengono in posizione le boccole e sfilare la boccola insieme a tutta la barra. In questo modo la barra è libera di uscire, la barra e la boccola. Facciamo la stessa cosa sull'altro lato. Una volta estratte possiamo andare a vedere se l'asse Z si muove liberamente. Come possiamo notare, ci sono diversi impedimenti nello scorrimento. Possiamo provare a risolvere il problema andando a smontare ulteriormente il carrello dell'asse X. Dovremo quindi svitare queste due viti, questa e questa vite. Una volta svitate, toglieremo la piastrina per tensionare la cinghia, toglieremo la copertura dell'end stop e toglieremo completamente l'asse X. Per eliminare gli impuntamenti dobbiamo andare a registrare le rotelle di plastica, quindi a questo punto quello che proverò a fare io è andare a togliere due delle tre rotelle e invertirle di posizione. Dopo aver smontato e rimontato entrambi i carrelli dell'asse Z posso affermare che gli impuntamenti non sono dovuti alla pessima qualità delle rotelle di plastica, ma alla bassa qualità delle placchette in alluminio che non sono perfettamente perpendicolari e che quindi creano dei piccoli disallineamenti. Comunque, andando ad invertire le rotelle, la situazione è migliorata leggermente, almeno non ci sono più dei grossi impuntamenti. Se proprio notate che la resistenza è molta, vi consiglio di lasciare queste viti non troppo tirate, in modo da lasciare un po' di gioco al sistema e farlo scorrere un po' più liberamente. Abbiamo visto quindi che una stampante di questo genere, se usata tutti i giorni e per tante ore, richiede molta manutenzione. La soluzione definitiva è acquistare dei dadi eccentrici e montarli sulle rotelle in modo da poter regolare i vari giochi. Montare la stampante è veramente semplice, ci basterà posizionare la parte superiore sul basamento, procurarci le due staffe e le quattro viti e il mio consiglio è quello di montare prima le due staffe senza serrare troppo le viti. In questo modo quando giriamo la stampante rimarrà tutto in posizione, solo successivamente andare ad avvitare le quattro viti, serrarle bene e serrare le viti delle staffe. In 10 minuti la stampante è pronta. Ci sono anche altre due cose importanti da controllare. La prima è se le viti che tengono le boccole sono ben serrate e quando la stampante vi arriva non saranno ben strette, quindi bisogna procedere a stringere queste due viti e queste due viti. La seconda cosa è verificare la tensione della cinghia dell'asse X, come in questo caso è veramente troppo molle, e per tensionarla dovremo agire su questa placchettina svitando queste due viti e tirando la placchettina verso l'esterno. Vedete che la cinghia si tenderà, quindi tenendo la placchettina spinta verso l'esterno andiamo a stringere le viti per bloccarla in posizione. Un elemento che influenza il prezzo di una stampante è sicuramente il sistema di estrusione, che sulla nostra Finker SE è di tipo Bowden.
Significa quindi che il motore e l'ingranaggio che spingono il filamento non saranno montati direttamente sul carrello X, ma saranno montati sulla struttura della stampante. Questo permetterà di avere meno massa in movimento e quindi meno vibrazioni e una migliore qualità di stampa. L'estrusore è probabilmente la parte più importante di una stampante 3D in quanto è l'elemento che scioglie la plastica e la deposita. A mio parere questo estrusore è discreto, può arrivare a una temperatura di 250 gradi e si possono quindi stampare la maggior parte dei materiali. Il limite di questo estrusore è l'affidabilità nel tempo e la manutenzione che richiede per avere sempre un'ottima qualità. Vediamo a confronto l'hot-end montato sulla Finker SE e un hot-end di tipo all metal, ma sarà argomento di un altro video vedere le varie differenze tra i vari hot-end e tra i vari estrusori. Questa stampante monta un estrusore molto economico di tipo diretto, ovvero la cremagliera che spinge il filamento è direttamente avvitata sull'albero motore. Questo estrusore per come è costruito non permette di stampare facilmente materiali morbidi e comunque ha vari problemi e le velocità di stampa devono essere mantenute basse. Qua invece vediamo un clone dell'estrusore Dual Drive BMG che sicuramente è una valida alternativa in quanto un clone costa poco e presenta diversi vantaggi. In un altro video vedremo come settarlo correttamente. Altro consiglio è quello di sostituire il tubo in PTFE con uno di qualità. Sicuramente hanno scelto di utilizzare questo estrusore perché è veramente economico, ma non capisco questa scelta in quanto con meno di 10 euro loro dalla Cina potrebbero montare estrusori con riduzione che offrono diversi vantaggi e risolvono tantissimi problemi. Joe, ma quindi la consigli questa stampante? Sì, io la consiglio, secondo me vale tutti i soldi per cui viene pagata. Ha alcune caratteristiche interessanti che altre stampanti non hanno. L'unico piccolo problema che può avere secondo me è l'estrusore che non è di altissima qualità, per il resto è veramente un'ottima stampante. Ha anche due chicche che ad altre stampanti mancano, ovvero presenta già i connettori per cablare un BL Touch o sensori comunque di livellamento del piatto induttivi o capacitivi e il righello stampato sui profilati di alluminio che semplifica veramente tanto il livellamento dell'asse X.